Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, oggi vi presento questo signorino qua, è un videoproiettore della Wolfgang, il modello preciso di questo prodotto è VP05, è un videoproiettore, non posso dire portatile perché comunque ha bisogno sempre della corrente del 220 volt, non ha una batteria interna, però è Wi-Fi, quindi potete metterlo dove volete, lui si collega al Wi-Fi e da lì c'è già dentro, quindi è un smart, posso già scaricarmi giù le applicazioni che ci sono già, quelle prestabilite, tipo YouTube, Amazon Prime, Netflix, eccetera. Mettete il vostro account e potete guardare tranquillamente. Il bello di questo prodotto qua è che è molto leggero e piccolino, quindi possiamo portarlo in giro con noi dove vogliamo. Ho trovato un piccolo difetto che ha il cavo che è molto molto corto. Secondo me aveva un metro in più, era di sicuro un'altra cosa. Nel senso che ha dal nostro alimentatore, che è questo qui, eccoci qua, questo nostro alimentatore ha un metro di cavo. Se fossero stati 2 metri sarebbe stata tutta un'altra cosa. Perché dico questo? Perché ha un attacco suo proprietario, non ha un attacco USB-C che possiamo usare un cavo di un alimentatore qualsiasi. Dentro troviamo già anche il cavo HDMI, HDMI, le istruzioni per l'uso, eccole qua, e poi andiamo a vedere il nostro prodottino, che è qua, imballato. Oppa. Eccoci qua. Lo apriamo ed è fatto come un faretto, molto carino. Qui abbiamo la regolazione del fuoco, quindi dopo possiamo andare a vedere il fuoco. Possiamo inclinarlo di 180 gradi, perché da questo qua fa così, e possiamo girarlo 180 gradi. Il bello è che io tipo lo metterò in camera da letto così, sul comodino, che mi proietta direttamente sul soffitto. Dopo comunque ve lo faccio vedere acceso. Allora, qui dietro cosa troviamo? Troviamo il cavo, cioè la presa dove mettere l'alimentatore, l'USB-A, l'HDMI e poi qui dietro il tasto per accenderlo. L'HDMI perché possiamo collegare qualsiasi sorgente con l'HDMI e tranquillamente vederlo. Il bello di questo prodotto qua è che è anche wireless e quindi possiamo condividere lo schermo del nostro cellulare direttamente nel nostro videoproiettore. Immaginatevi a una conferenza, io voglio far vedere su una parete molto grande alcune cose che ho fatto col mio cellulare, bene, metto là, condividi schermo e condivido le foto che ho fatto. È molto interessante. In più, avendo già anche il wifi, possiamo anche andare a pescare direttamente qualsiasi applicazione perché possiamo condividere lo schermo del nostro cellulare ed è ad un prezzo di meno di 50 euro, secondo me molto molto valido. Bene, è un Full HD, quindi non è un 4K, ma per i soldi che viene, tanto, cioè, bene. Ha 20.000 nits di luminosità, quindi luce ne ha. Ha la regolazione sia obliqua che verticale automatica, comunque dopo vediamo che quando andiamo a collegarlo si mette da solo, e ha tutto quello che serve. Quindi, signori, che dire, adesso andiamo a collegarlo e vediamo come funziona. Eccoci qua, quindi adesso l'abbiamo collegato. Prima cosa da notare, per essere un videoproiettore così economico, guardate, io adesso, vedete che si regola da solo l'angolazione. Aspettate, guardate, hop, zac, e lui si regola in automatico. Non si regola il fuoco, perché quello devo andare a regolarlo io come vi ho fatto vedere prima, così. Adesso così saranno 30 cm per 60 circa, 30 per 50, quindi sarebbe come un 24 pollici. Mi allontano e vedete che comunque lui si allarga, il display, e così la qualità è molto molto elevata, cioè la definizione è ben fatta. Se noi adesso, io adesso alzerò un po' il videoproiettore, guardate qua, vedete come si regola in automatico, si regola sia orizzontale che verticale. Poi il fuoco dovete sempre metterlo voi. Allora adesso qua noi siamo già connessi sul wifi, adesso andiamo a vedere YouTube. Logico che io ho una parete bianca, così non è che sia un telo, quindi la qualità è anche più bassa, però se vedete come è messo adesso il mio proiettore, vedete che è appoggiato qua così su un tavolino, sì, sul mio comodino, e zac, lui proietta direttamente qua nel nostro muro. È molto simpatico, perché così io posso avvicinarlo, avere più definizione, ma logicamente si diventa più piccolo, oppure posso allontanarlo,
inclinarlo, eccoci qua, e lui si regola in automatico. Più mi allontano, logicamente, più cresce il display, ma più perdo anche di qualità. Adesso voglio farvi vedere, che mi sono dimenticato prima di dirvi, che c'è anche un telecomandino per usarlo, o tramite app, appunto condivido lo schermo, oppure tramite il mio telecomando. Andiamo a vedere un attimo le impostazioni, vedete che abbiamo anche il Bluetooth, il Wi-Fi, poi possiamo andare su impostazioni, così qua, impostazioni di rete, impostazioni Bluetooth, impostazioni di proiezione, quindi qua posso andare a cambiare impostazione visualizzazione, modalità immagine standard, cinema, vivido, quindi caricare di più i colori, personalizzato. Beh, lasciamo vivido così vediamo quanto bene si vede. Modalità di installazione, proiezione frontale, rovesciata, oppure possiamo metterla così o così, oppure dritto. Zoom digitale non lo mettiamo, proporzione dello schermo 16 noni, correzione automatica, correzione all'angolo iniziale, vediamo qua, iniziare, quindi adesso lui si dovrebbe fare in automatico un'impostazione di regolazione iniziale dell'angolo. Ok, correzione manuale trapezoidale, questo qua, prima della correzione automatica. Ok. Ah, ok, bisogna disattivare quella automatica. Quindi adesso posso, vedete, togliere di qua, inclinare di là, regolare questo qua. Cioè, se lo mettete su un posto fisso, allora ve lo correggete come volete voi, però in questo caso qua noi cosa abbiamo? Possiamo spostarlo come vogliamo, io metto automatica e lui si mette in automatico. Bene. Quindi se adesso noi andiamo a fare questo lavoro qua, lui me lo inclina, perché prima siamo andati a cambiare la correzione dell'angolo. Ok, correzione angolare iniziale. Ok, perché noi dobbiamo regolare questo perpendicolare per fare la prima regolazione. Eccoci qua. Quindi facciamo correzione angolare automatica, iniziare. E adesso lui, vedete che me l'ha regolato, perché deve essere perpendicolare al nostro muro. Allora lui me lo regola tranquillamente. Bene, poi rimettiamo qua in alto, così vediamo cosa stiamo facendo. Eccolo là. Poi torniamo indietro, possiamo andare a fare lingua e tastiera, informazioni, altre impostazioni, data e ora, impostazione delle applicazioni, e qua posso andare sulle impostazioni, vedete che c'è Netflix, Office Suite, Play Store, Prime Video, Screencast, YouTube, eccetera. Adesso il Play Store logicamente non funziona perché non ho messo dentro il mio account, però basta mettere dentro il nostro account e qui potete andare a selezionare le app che vi piacciono di più. Al momento c'è Prime Video, YouTube, eccetera. Altra cosa da dire, si sente un po' la ventolina. Adesso ve lo sposto un po' vicino al microfono e sentite che si sente un po'. Altra cosa, adesso vi farò una prova, proverò a metterlo a soffitto, quindi con una distanza di circa 2,5 metri dal proiettore, e vedrete che viene fuori quasi un 100 pollici, ma la qualità diventa più bassa. Quindi adesso proviamo ad alzarlo. Allora, qua, già così, eccoci qua. Allora, adesso vi alzo, eccoci qua, e vedete che qua c'è il nostro proiettore. Vado a metterlo a fuoco, logicamente, perché siamo fuori fuoco, eccolo là, così. Adesso provo a spostarlo un po', saremo intorno a un 100 pollici all'incirca, sì, però vedete che la qualità si è abbassata e non di poco. Adesso provo a mettervelo così. Allora, provo a spostarlo un po', eccoci qua, così che vedete io lo sposto e lui si mette in automatico. Cioè, fate conto che quello lì è il lampadario, quanto grande è sto schermo.
Beh, comunque ti metti là così e guardi il soffitto e ti puoi guardare tranquillamente un video mio, oppure una serie di Netflix, Amazon Prime e tutto quello che va dietro. Beh, prodotto molto interessante, si può portare anche in giro, magari uno che va a farsi un campeggio oppure va in ferie, magari vuole cambiare la TV che c'è dentro nella stanza, con questo qua, il prodotto, con neanche 50 euro avete il cinema dove volete praticamente. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate il tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!